Ciao amici di Pensare Mac, dopo avervi raccontato il mio primo giorno con iPad è passato più di un mese, 30 giorni di utilizzo continuo per il lavoro e per lo svago, un lasso di tempo piuttosto ampio che però mi ha permesso di capire che iPad Pro non fa per me. Intendiamoci fin da subito, questo non sarà un video mirato a criticare in senso assoluto iPad Pro, che ve lo dico sinceramente è un vero e proprio gioiellino tecnologico, un prodotto che sembra quasi un esercizio di stile, mostrare i muscoli da parte di Apple e che, giusto dire, ha realizzato un tablet impeccabile dal punto di vista costruttivo, ma soprattutto ha realizzato un tablet incredibilmente potente. Già, ma iPad Pro è da considerarsi un tablet? Beh, sicuramente lo è, ma a mio parere non è per niente il suo forte, e mi spiego meglio. iPad Air, ad esempio, è decisamente meno potente, ha un display molto più piccolo, però nel suo campo è imbattibile, nel senso che può essere tenuto con una o due mani senza grossi problemi e con una naturalezza che permette di utilizzarlo praticamente in qualsiasi contesto, da quello produttivo fino allo svago da divano, cosa che con iPad Pro non è possibile fare. Infatti, nonostante un peso e uno spessore piuttosto contenuto in relazione alle dimensioni, iPad Pro è difficile da gestire come un tablet e alla fine, vuoi o non vuoi, ti obbliga ad appoggiarlo su un piano un po' come faresti con un portatile. In effetti con la tastiera collegata assomiglia molto ad un vero e proprio portatile ed in effetti secondo me non ha nessun senso acquistare un iPad Pro senza la tastiera. Del resto già dall'inizio la mia idea era quello di utilizzarlo per la mia attività di blogger, che consiste tra le altre cose nella scrittura di articoli su piattaforma WordPress. Ecco, e qui mi sono reso conto che sebbene la tastiera, io utilizzo quella di Logitech, sia comunque piuttosto comoda e praticamente uguale a quella di un portatile, mi manca tantissimo un trackpad e un sistema di puntamento che su iOS sappiamo benissimo non esiste e per me, ve lo dico sinceramente, è un grande limite perché mi costringe al continuo passaggio dalla digitazione al tocco dello schermo e alla lunga la cosa fatica un po' e ne abbassa inevitabilmente la produttività. Già, produttività, questo dovrebbe essere il focus di un iPad che Apple ha voluto chiamare Pro. E qui veniamo al secondo importante accessorio, la Apple Pencil, un pennino, anzi una matita ad alto contenuto tecnologico. E qui ci tengo a precisare, io non sono un disegnatore o un creativo e quindi più che qualche disegnino non sono in grado di fare, ma mi sono comunque potuto rendere conto che la Pencil di Apple è davvero un accessorio che ti mette a tuo agio e in effetti il feedback è quello che si avrebbe con un foglio e una normale matita. Facile quindi per tutti o quasi cimentarsi in disegni artistici ma anche in disegni tecnici e le applicazioni già presenti su App Store permettono di fare parecchie cose. Così come per uno studente può essere interessante anche la possibilità di utilizzare iPad Pro e Apple Pencil per prendere appunti o fare schizzi direttamente a schermo. Già, ma tornando a Apple Pencil, a me e al mio lavoro, devo dire non sono riuscito a trovare un utilizzo che ne giustifichi il prezzo, fatta eccezione forse per la modifica di alcune foto con Photoshop o Snapseed, cosa che comunque ho sempre fatto abbastanza agevolmente anche con le dita, e quindi forse è il caso di valutare bene l'acquisto di un accessorio da 109 euro, che secondo me, a differenza della tastiera, non è indispensabile per tutti. Ma iPad Pro è indubbiamente un dispositivo molto potente e quindi ho provato a mettere al mio servizio tutta la potenza disponibile per l'editing dei miei video su YouTube. Ma anche qui mi sono dovuto scontrare con l'evidenza dei fatti, che è quella che su iOS è disponibile unicamente iMovie, mentre io per l'editing dei miei video utilizzo Final Cut Pro X, che è un software professionale di Apple incredibilmente più completo, complesso e versatile dei iMovie. Peccato davvero perché la potenza di iPad Pro è notevole e lo si vede nella gestione dei filmati in 4K e in un rendering incredibilmente rapido. E quindi mi chiedo, perché Apple propone iPad Pro ai professionisti, ma lei stessa non ha realizzato una versione del suo software Pro da poter utilizzare su iOS? Davvero un peccato. E qui veniamo al nocciolo di un ragionamento che piano piano in questo mese ha preso vita nella mia mente e crescendo mi ha convinto del fatto che iPad Pro non fa per me, non è adatto al mio lavoro e quindi non giustifica un acquisto che tra tablet, tastiera e pennino supera abbondantemente i 1200 euro, cifra che potrei investire tranquillamente in un buon MacBook, sicuramente più affine al mio range di utilizzo. Detto questo, iPad Pro rimane a mio parere un dispositivo piacevole da utilizzare, ma credo che, come molte volte accade soprattutto con i prodotti di Apple, sia ora come ora più che altro una palestra per l'azienda e per gli sviluppatori, un prodotto che forse vedrà sviluppi più interessanti più avanti, magari quest'estate dopo l'annuale congresso con gli sviluppatori e la presentazione di iOS 10, ed è per questo che rimpacchetterò il tutto
e lo restituirò ad Apple, e chissà che in futuro gli sviluppi possono farmi cambiare idea. Ma come sempre mi aspetto di sapere da voi qui sotto nei commenti che ne pensate, se siete d'accordo col mio ragionamento, se al contrario avete avuto modo di sfruttare appieno iPad Pro nel vostro lavoro. Mi raccomando, se volete supportare il mio lavoro, condividete il video, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Grazie, un saluto da Manuel Agostini e ci vediamo sempre qui su pensaremac.it.